Buongiornissimo! tutti! Ben ritrovate sul canale, grazie per essere qui. Epi è a spasso con noi, Nocciola è in giro per i boschi perché? Perché stamattina abbiamo scoperto che c'è una nuova fioritura di iperico, quindi abbiamo subito sentito Aurum e andremo a raccoglierlo con voi e non Sì? solo l'iperico, per cui rimanete incollati al video fino alla fine perché scoprirete Cosa tutto quello che raccoglieremo? succederà. Per cui 3, 2, 1, iperico! Nocciola, vieni, vieni, vieni. C'è anche Happy. Ciao amore, ciao, ciao. Guarda chi c'è lì. E mentre Nocciola e Epi continuano a inseguirsi, fanno veramente morire da ridere tra coccoli e inseguimenti, la raccolta dell'iperico va avanti. Devo ammettere che siamo stati veramente fortunati perché era quasi sparito e ora ha fatto questa fioritura, guardate anche lì quanti, dove c'è Romy che raccoglie. Visto che sappiamo già che qualcuno scriverà di voi, ma cavolo ragazzi, ma perché usate i sacchetti di plastica? Non va bene, dovete usare le ceste di legno, queste cose qua. In realtà non è così, giusto Romy? Giusto. In quanto Cioè, per questa tipologia. c'è proprio stato richiesto dal laboratorio di utilizzare i sacchetti di plastica per raccogliere esclusivamente l'iperico, in quanto le principali proprietà del fiore sono all'interno appunto del fiore dei pistilli, e mettendoli in un cestino con i buchi si andrebbe a perdere la maggior parte dei benefici di questo prodotto. Indi per cui ci sono stati inviati questi sacchetti appositi per raccoglierli e far sì che poi il prodotto naturale che andrà a essere realizzato da Aurum Laboratori Sì, potrà essere al 100% sì, efficace. nel momento in cui lo utilizzeranno, sul fondo rimarranno appunto, andranno tutte queste spore, tutte queste
E quindi loro riusciranno a raccogliere tutto. Per cui ragazzi state tranquilli, come sempre quando facciamo qualcosa lo facciamo con il buon senso, ma adesso bando alle chiacchiere Simone, perché bisogna continuare la raccolta, perché dobbiamo raccoglierne il più possibile, data la fortuna che abbiamo avuto. Ovviamente, cosa fondamentale se volete raccogliervi l'iperico. L'iperico è caratteristico per questa fogliolina piccolina. Il fiore ha 5 petali, guardatelo qua, e lascia questi puntini rossi anche sulle mani, che sono quelli che poi rimarranno sul fondo del sacchetto. Ecco perché è importante mettere nei sacchetti di plastica. Vicino però abbiamo quest'altra pianta che adesso andremo a individuare sui nostri libri, che potrebbe cogliere l'inganno qualcuno, però lo si può subito notare dalle foglie, perché comunque il fiore ha 5 petali, ma le foglie sono decisamente diverse, per cui occhio quando raccogliete l'iperico a foglioline verde piccole ravvicinate e i petali sono fatti così. Guarda questo qua che bello. Penso si sia capito, avete visto, ovviamente non raccogliamo tutto tabula rasa, eccolo lì Happy con l'iperico raccolto, in quanto è importante lasciarne un po' per gli insetti vari, tra cui anche le api, e soprattutto per far sì che l'anno prossimo ce ne sia dell'altro. Sì, comunque non è che lo togliamo dalla radice. Ce li Togliamo raccogliamo giusto 3 dita, 4 dita sì, massimo, in base a così. quanti fiori ci siano, vero cucciolo? Adesso noi andiamo a raccogliere un'erba sempre spontanea che è già qua da noi, ne hai, eccola qua, Qua ne è una. questa qua, che Che si è la chiama piantaggine lanceolata. lanceolata. Poi abbiamo anche la piantaggine maggiore. Vabbè, Solo le vanno bene foglie? tutte e due, vanno solo le foglie, anche qua non andremo a prendere direttamente dalla radice. Questa qua tra l'altro è anche ottima così da mangiare, Crude anche, la marognola. o comunque un po' così in padella con un filo d'olio, è molto buona, è un sacco di proprietà. Ovviamente qua taglieremo, strapperemo solamente le foglie, i fiori Sì. rimangono qua come le radici. Sì. Ci sarà ad aiutarci Epi e Epi, che è Nocciola. qua dietro. Epi? Nocciola lei si sente Guarda un però. po' chi c'è. Ciao. Eccolo qua Epi. Ciao principe azzurro. Per cui con Epi che mi divora le gambe andiamo a raccogliere la piantaggine. Grazie Epi. Questi qua sono i fiori. Noi andiamo a raccogliere delicatamente solamente le foglie. Ciao. Io però mi sposterei Sì. un po' più in là. Vieni Epi. Andiamo un po' più in là? Sì? Vieni anche tu?
Vieni, Epi. Vieni. Dove inizia a essere quella un po' più bella. Ciao. Eccoci alla fine di questo episodio 615, sono tanti, Mamma, tantissimi. 615 episodi in 3 anni.
Sì, di più. Di più, 4 anni. 4 anni. Quasi, sì, quasi 4 anni e mezzo invece, perché quest'anno è il quinto inverno che facciamo qui. Quest'anno è il sesto inverno. Ok, i numeri non Vabbè, sono della nostra. no. Dobbiamo un Eh, attimo ragionare. tanta roba, la raccolta della piantaggine Sì, e e dell'iperico. dell'iperico è andato tutto a buon fine, abbiamo già consegnato tutto e bene, siamo molto contenti di questo lavoro. Come siamo soddisfatti, anzi, ringraziamo subito Aurum per continuare a credere in noi. E poi, ragazzi, una bomba. Le susine, i ramassin o gramassin o pugnette viola piccole, comunque sono buonissime. essiccate, sono veramente la fine del mondo, come la marmellata che ha fatto Romy, Sì, che in ho due fatto, versioni. esatto, 2 versioni. Questa qui è susine con zenzero e cannella, anche se in realtà non si sentono tantissimo, cioè rispetto all'altra che sono susine È si meno dolce. percepisce che il gusto è un po' diverso, però non è che senti proprio il gusto di zenzero e cannella, ma comunque molto buono. Colore incredibile. Quest'anno siamo, Sì. tra averle comprate e i regali improvvisi, siamo a 35 kg di susine. Mamma, sì. Ma devo dire che veramente la svolta, guardate che colore. E poi è stato un successone. Sì. Siamo Adesso- esattamente nel posto in cui ieri sera abbiamo fatto la prima cena Sotto le stelle. sotto le stelle con una camminata sempre con Germano di Giretura ed è andata molto È bene. andata molto bene, vi lasciamo alla fine dell'episodio 2 o 3 scatti. Loro hanno fatto un figurone nelle nostre lanterne che avevamo preso dal rame rigattiere di Limone. E ragazzi, prenotate gli ultimi posti disponibili di fine agosto, così facciamo il sold out anche di agosto e ne abbiamo bisogno, ma soprattutto diffondete il bello e quanto è bella la vita. Noi siamo qui, i due vagamondi.com. Vi ricordiamo una cosa che mi sono dimenticato di dire. Abbiamo ufficialmente messo in piedi il primo campionato del mondo di caldarrostai e avverrà durante la Fiera del Marrone di Chiusapeso dal 25 al 28 di ottobre, per cui ragazzi, visto che in tanti ci seguite da tutta Italia, iscrivetevi al concorso, bei premi, ma soprattutto potreste essere il primo campione del mondo di caldarroste, il Mundaie. Viva! La montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Cuneo! Ciao! Ciao! Andate fino alla fine per vedere le foto e la locandina del Mundaie. Alla prossima! Grazie per essere qui. Ne assaggiamo una. La la. Incroyable. Buonissima. Buono, buono. Alla prossima. Ciao.